una letta di pollo, una gabbietta con dei lacci e sono questi gli ingredienti per pescare il famigerato granchio blu. E oggi per farlo utilizzeremo una canna da pesca. Il granchio blu è una delle specie aliene più invasive degli ultimi anni e vive ormai stabilmente nelle nostre lagune e lungo le nostre coste, facendo strage di pesci e di molluschi. È arrivato il momento di pescarlo. Mamma mia, che grosso! Eccolo, c'è! Questa tecnica che voglio farvi vedere oggi viene utilizzata in alcune parti del mondo, come il Giappone, come gli Stati Uniti, ma secondo me può funzionare benissimo anche qui. Come vedete c'è una piccola gabbia all'interno del quale metteremo la nostra esca, dei cefali, una letta di pollo, viene messo qui dentro, come vedete ci sono dei lacci, il granchio cercherà di andarsi a prendere l'esca e quando noi vedremo la canna che si muove dovremo tirare. Vedete il laccio si stringe molto velocemente, però come lo lasciamo ritorna in posizione. Taglio a metà sia il cefalo sia il pollo, in modo che possano emanare più odori nell'acqua e attirare meglio i granchi. La trappola si collega con un semplice moschettone alla canna da pesca. A questo punto sono pronto per il lancio. È la prima volta che lo faccio, quindi non so come comportarmi, però impariamo insieme. Cosa essenziale da avere a portata di mano? Un guadino, perché magari si staccano proprio vicino, allora riusciamo a prenderli, e un secchio dove metterli, perché se no, ragazzi, pizzicano, eh? Dopo qualche minuto la canna a destra comincia a muoversi e prova a recuperare. Qualcosa di molto pesante è attaccato alla gabbietta, ma dopo poco la molla. Qualche laccio è anche chiuso. Poteva essere davvero il granchio blu? Risistemo i lacci e rilancio. Guardate come mangia, eh? Si vede benissimo, si tirano proprio la gabbietta. Guarda, è incredibile. Si vanno proprio a tirare la gabbietta. Qua mi sembra... No, si è slamato, porca miseria. No, c'era. L'avevo visto, stava mangiando. Vedete come stanno mangiando il pollo? Rilancio sempre nello stesso punto, sperando che il granchio ci rivada, e dopo qualche istante la canna si muove. È il momento, stavolta non posso sbagliare. C'è. Ragazzi, speriamo che non si stacchi. Mamma mia, che grosso! È enorme! Avete visto? Funziona l'esca. Guardate, tenta proprio di toglierselo da addosso. Il nostro primo granchione blu, e questa è anche una femmina. Guardate quante uova. Qui ce ne sono centinaia di migliaia. Ora, con molta cautela, sfiliamo il laccio e eccolo qua, il nostro primo granchione. In altri momenti non avrei mai preso un esemplare femmina, però in questo momento storico bisogna purtroppo eliminarli il più possibile. Bellissimo. La trappola funziona, sono contentissimo. Una volta che tirate, ricontrollate solamente che i cappi siano aperti e niente, poi si rilancia. Il pollo funziona sempre. Amore, qualcosa mi dice che il granchio non l'ha presa bene. No, ecco, per fortuna l'ha lasciato, ho trovato l'unico strumento per accoltellarmi. I granchi ormai mangiano ogni 5 minuti, ma non è facile intrappolarli. Però, dopo un paio di recuperi a vuoto, finalmente un altro granchio cade nella trappola. Questa volta c'è. Mamma mia! Mamma mia, come tira! Eccolo! Mamma, questo è enorme, raga! Porca miseria! È davvero enorme! Questa è un'altra meravigliosa femmina, ve ne accorgete?
perché a parte il fatto che mi tenterà di amputarmi un dito, quindi ci fermiamo qui dove è un po' più semplice magari la situazione. Occhio quando fate questa cosa perché lui tenterà di pizzicarvi, quindi potete prenderlo così, qui mollate un attimino così e voilà. Guardate quanto sono aggressivi questi granchi, subito sono andati a pizzicarsi l'uno con l'altro e non so se riescono addirittura a staccarsi le chele. A proposito, se non siete iscritti fatelo perché ci date veramente una mano incredibile, soprattutto se mettete un mi piace video in modo che possiamo condividere il più possibile. Soprattutto per questa pesca perché togliendo i granchi blu riusciamo a dare una mano al nostro ecosistema. Eccolo! Ormai stiamo pescando un granchio dietro l'altro e questo è davvero enorme. Madonna mia! Sempre più grandi, signori! Guardate che animale, questo è veramente enorme, Tutti e tre i granchioni che abbiamo pescato sono individui femmine. Lo riconosciamo da due caratteristiche principali. La prima è l'estremità delle chele, che come vedete è questo colore rosso, e poi questa parte dell'addome, che è curva. Nei maschi invece è solamente una strisciolina. Questo è veramente un granchio meraviglioso. Altre caratteristiche fondamentali sono la presenza di sostanzialmente 10 zampe, di cui 2 pinne dette natatorie perché gli consentono veramente di nuotare ed è velocissimo nel farlo. Poi abbiamo 3 zampe classiche e 2 chele. Sul carapace ha questi 2 rostri che come vedete sono veramente appuntiti. Inoltre le femmine possono trasportare dalle 750.000 alle 8 milioni di uova, però solamente una piccolissima parte di questa diventerà un granchio adulto e si parla addirittura di poche decine. Dopo 20 minuti io ho già pescato 4 granchi e ora tocca ad Eva prendere il suo primo granchio blu. Ora tocca a te. In quella... guarda come si muove, guarda, guarda, guarda. Pesa? No. Si è staccato? Vai Eva, vai, 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 che sta mangiando qui questa canna, Vai, 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 fidate, devi solo prenderla e recuperare senza fermarti, vai. C'è? Sembra di sì. Sembra di no. Ecco qua, vedete cosa fanno? Magari si era preso, poi... Allora, ogni tanto vi consiglio di spostarvi perché ovviamente quando in un posto abbiamo pescato quei granchi che sostavano in quella zona, se vi spostate una ventina di metri magari potete avere un pochino più di chance. C'è. Allora, o il pollo ha aumentato di peso e non credo, È un pollacchione. o visto che sta sfrizionando il mulinello. Eccolo, c'è. Questa è una femminona. Perché andare in palestra quando posso fare questo? Madonna, anche questa vuole uova, questa è la più grande di tutti, attenzione. Io me la devo sempre rischiare. Scusi, può appoggiare la canna? Guardate, questo è stato preso proprio... Dottor, che dobbiamo fare? Aia! Guardate che cattivone, si protende dalla... Ma è in piedi! Lo so. È in piedi! No, vabbè. Ragazzi, è dura, Sono davvero cattivi questi granchi. Si sta scarminando. Che sta facendo? Vedete? Questo è il modo in cui loro... Gira. Questo è il modo in cui loro nuotano sostanzialmente, scavano nella sabbia, Hai paura? Allora, ora vi insegno anche a prendere il granchio blu con le mani. Se non siete capaci non fatelo perché rischiate veramente di farvi male. Questo è un po' più cattivo. Allora io lo prendo da... vedete, sono ancorati. Lo prendo da qui dietro. Qui dietro lui non riesce a fare nulla con le chele. Se volete stare ancora più tranquilli, guardate cosa faccio. Gli piego fisicamente le chele con le mani. Ecco. Una volta che lo prendete così non potrà nuocervi perché lui ha una forza enorme nel chiudere la chela ma non nell'aprirla, un po' come i coccodrilli, no? Quindi in questo caso non è praticamente innocuo. Poi se lo lascio
Vedete, lui subito è molto aggressivo, però l'importante è che lo prendo da qui dietro, oppure da davanti, glielo chiudo così. Ma è buono da mangiare il granchio blu. Il granchio blu è eccezionale per un semplice motivo, perché mangia le stesse identiche cose che mangerebbe un gambero, un astice, una aragosta, in particolare, quindi i molluschi sono proprio le prede degli astici e delle aragoste, e quindi ha un sapore molto simile. A me piace tantissimo, infatti vi faremo anche vedere qualche ricetta. È stata una giornata davvero incredibile, anche Eva si è divertita. Alla fine abbiamo preso in un paio d'ore 10 granchioni blu, che come vedete sono super aggressivi. Ora non ci metto le mani qui dentro. La particolarità è che sono tutti esemplari femmina. Allora vi dico la verità, non mi piace ammazzare tutti questi animali, io lo faccio sempre per mangiarli e vi invito a fare lo stesso, però nel caso del granchio blu è un'eccezione, perché stanno distruggendo il nostro ambiente e quindi se li mangiate, sempre con rispetto, prendeteli, fateci una buona pasta, ma non ributtateli a mare, perché potrebbero veramente causare dei danni nel futuro molto molto grandi. Però invece per le altre specie che sono in numero minore è importante ributtare gli esemplari grandi e gli esemplari femmine. Poi ne parleremo in un altro video. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto ovviamente chiedetemi se vi interessa anche come costruire la gabbietta, così ve lo spiego in un altro video, e poi vedrete dei bellissimi video di cucina, perché questo granchio è eccezionale, buono quanto un astice, perché mangia le stesse cose. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like, ci vediamo al prossimo video. Ciao!